un bel coltello, non troppo grande, con una filatura magari Scandi, che sia inox e che tenga il filo molto 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 lungo. Chissà se uscirà mai un coltello così. Forza, dai! Ermanno, Ermanno! Sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un coltello, forse il coltello perfetto? Non lo so, comunque uno dei coltelli che per me potrebbe andare benissimo per il mio tipo di utilizzo. Parliamo dell'R2 Scout della Falkniven. Questo è il suo fodero in Kydex con la levetta di blocco, che poi non è Kydex, è un polimero, assolutamente non ha più lo sbattimento degli F1 o dei modelli precedenti, grazie appunto a questa levetta di blocco. E questo è il coltello. La sua propensione al taglio con questo profilo Scandi, veramente con questa bisellatura, è favoloso. Lavora in taglio, ed è per quello che mi piace, ovviamente anche da difesa, volendo. Un bel temporale, quindi termineremo la recensione giù a valle o nei campi vicino a casa. Andiamo a vedere adesso le caratteristiche tecniche e costi e come si è comportato questo piccolo Falkniven. Allora, cominciamo col vedere la scatola. Le confezioni della Falkniven sono rimaste praticamente identiche. È cambiata un po' la serigrafia di stampa, ma è la solita scatoletta in cartone con dentro il fodero e il coltello bloccato, diciamo, dentro questo sacchetto di bolle d'aria. Eccolo qua, il nostro R2 Scout della Falkniven. Abbiamo visto che il nostro fodero è in polimero e abbiamo la levetta per bloccarne la fuoriuscita, e devo dire che funziona meglio dei vecchi foderi. Siamo in studio perché ha iniziato a piovere e, fra le altre cose, oggi è il giorno dopo, piove ancora e c'è anche molto caldo, molta affa. Almeno rinfrescasse sarebbe una buona notizia. Comunque è una ventina di giorni che sto provando questo coltello che avete visto. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Il nostro R2 Scout della Falkniven. Ed è un coltello speciale perché è un coltello in Nelmax. Gli HRC sono tra i 61 e i 62 dichiarati, per cui veramente dovrebbe tenere molto bene il filo, e posso garantirvi che il filo lo tiene molto bene. Devo ancora riaffilarlo, per cui non so dirvi se la filatura è semplice, ma basta fare un richiamo alla filatura, uno stropping o appena una passata su una bacchetta di ceramica e non dovrebbero esserci problemi. La casa dice che il filo è leggermente convesso.
Sì, lo è, ma la convessità, per quanto loro dichiarino, è appena prima del filo, cioè appena prima del filo, vediamo se riesco a farvelo vedere, fa una e dopo va a finire sul filo, per cui non è come l'F1, eccolo qua, che proprio è convesso il filo, che proprio è convesso il filo. Qua è convesso appena prima del filo. Il filo è proprio fine, è come se fosse quasi uno Scandi, non ha microbiselli, non ha niente. Facciamo come gli youtuber quelli seri, non ha microbiselli, non ha niente, e vi faccio vedere. Sì, è un convex, ma è un convex che va a tira il filo, non so come spiegarvelo, è difficile farvelo vedere. Vediamo un pochino così. E vabbè, intanto parliamo delle caratteristiche tecniche. Allora, perché è un coltello che a me piace molto, un coltello che io desideravo? Intanto perché mi piace, non l'ho provato, ma non l'ho mai avuto, l'H1 della Falkniven, che ha una specie di bisellatura come questa, è un po' più lungo, è un coltello delle dimensioni dell'F1, con una bisellatura così, che tende ad andare un po' a scimitarra, e che nasce per la caccia, ed è un coltello che, se vi capita l'occasione di prendetelo, perché va molto molto bene, soprattutto per i cacciatori. Ma mi piace per le dimensioni. Allora, ve lo faccio vedere in rapporto, dopo parliamo delle caratteristiche tecniche, ve lo faccio vedere in rapporto all'F1. Entrambi hanno la lama prodotta in Giappone, questo qua è la famoso Sanmai e questo invece è in Elmax, quindi per i nuovi top di gamma la Falkniven è passata, vedete che è un 3 corone, è passata, vediamo se riesco a farvelo vedere sempre bene, sì, 3 corone, è passata dal Sanmai, dal COS, l'ultima versione, o dal 3G, se vogliamo dire, perché ha fatto Sanmai con VG10, COS, poi 3G, adesso è passato all'Elmax, sempre prodotto in Giappone. E vi dico intanto le caratteristiche tecniche. Allora, la lama è lunga 80 mm, quindi sono 8 cm secchi. Il spessore della lama è 4,8 mm, guardate che spessore che ha, quindi le dimensioni di batoning, se lo volete fare, non sono grandi, però ciocchi così li spacca. Vi metto qua un pezzettino di un video di un amico. Avete visto che spacca veramente bene, ma spacca perché ha questa doppia capacità. Mi sembra di dirvelo poi nel pezzo di video girato anche qua di fretta prima che piovesse fuori. Ha questa capacità di penetrare molto bene per la parte del bisello rastremata, possiamo dire la rastremata, per la parte bisellata, diciamo, e qua dove c'è poi la parte invece più spessa, dritta, e inizia a spaccare, quindi si infiltra molto bene, poi spacca, quindi anche per un batoning diciamo così d'emergenza va molto bene, sebbene il diametro ovviamente del tronchetto non può essere molto molto grande. Per cui questo, la lama è satinata, ha una finitura satinata, il codolo è un full tang, per quanto sapete che qua all'interno il codolo è diciamo un pochino più sottile del manico che è in Thermorum, il famoso Thermorum che utilizzano sempre anche qua. Voglio dirvi che all'interno di questa gomma c'è una parte plastica più dura. Lo so perché io ho aperto
un paio di F1 per rifare il manico in legno. Fra le altre cose uno poi l'ho distrutto nelle mie prove, purtroppo allora non facevo i video, e l'ho trasformato in quello che per me sarebbe stato l'EDC per tutti i giorni, ed eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Vedete che è più corto dell'F1 e io me lo feci così, ed eccolo qua. Ecco perché questo è ottimo per me, perché le dimensioni sono più o meno quelle e il profilo anzi è migliorato. C'ha questa piccolissima guardia qua che permette così di prendere in sicurezza anche in posizione avanzata, quindi essendo la lama corta non c'è bisogno del finger choil perché siamo già in finger choil, però allo stesso tempo il manico, sapete che io ho la manona, il manico si impugna veramente bene, sia in maniera tradizionale, sia per il taglio alla francese o all'inglese, sia in modo reverse. È un coltello, fra le altre cose, che a mio parere può avere la doppia funzione sia di utilizzo bushcraft, trekking, uscita nel bosco, nell'orto, nel prato, nel campo, e anche però da difesa, proprio perché le sue dimensioni sono, vi faccio vedere paragonato a quello di un'isola, le sue dimensioni sono abbastanza compatte e quindi utilizzabile in maniera nascosta in orizzontale in cintura. Si può utilizzare anche il suo fodero di base mettendo qua due lacciuoli che lo legano e tirando via, tagliando via, che è quello che farò io, questa patella per tenerlo in cintura, e si può metterlo anche qua in cintura per tenerlo alto che non si veda, ma basta metterlo in orizzontale e lui fa il suo lavoro di concealed, cioè di nascosto, pronto per essere estratto. Quindi ha un po' questa doppia funzione. È uno di quei coltelli che a me fa impazzire, lo so, sono un po' diverso dalla media a cui piacciono i coltelloni, ma perché io al campo lavoro molto nel fare i piccoli lavoretti, gli intagli, la trappola. È appena uscito il video che vi ho fatto vedere, quello per farvi una forchetta, che poi è una pinzetta che funziona molto bene per il cibo, e anche quello per la fiocina. E quindi io faccio tutti questi lavori, ma difficilmente abbatto alberi o cose, cerco di essere il meno possibile invasivo nella natura. Certo, può servire, e nel caso io ho sempre un bel seghetto chiudibile o una piccola accetta, ma in genere utilizzo di più il seghetto pieghevole, per cui un piccolo seghetto è questo, e io faccio nel bosco quello che più mi aggrada. Non disdico i coltelloni, anzi, vedete che ne ho recensito più di qualcuno, però questi sono i coltelli che mi piacciono di più per un utilizzo, diremo, quasi quotidiano. Se la normativa lo permettesse in Italia, io girerei con questo sempre alla cintura più che con un chiudibile, perché è un coltello polivalente, allo stesso momento è molto robusto, non lo so io, rimanere chiusi in una porta e non ho l'accetta per buttarla giù, posso sempre massacrarla a colpi di coltello, però voglio dire, è un tipo di coltello su queste dimensioni 8-9 cm di lama che io adoro per la funzionalità, adoro per la possibilità di essere utilizzati anche da difesa. E anche quando ero nell'esercito, il coltello più grande, ok, ma il coltello da difesa di solito lo hai sempre disponibile, o nello stivale, chi lo usava nello stivale o in cintura o sullo spallaccio, ed è un coltello di dimensioni abbastanza ridotte, non è mai un coltello troppo impegnativo. Comunque, al di là dei discorsi di difesa, che in Italia è assolutamente vietata, come dicevamo, è proprio il coltello che fa per me. Lo sognavo da tempo e sono così felice di essere uno dei primi possessori di questo coltello che non vi so dire. Il fodero, ovviamente, come dicevo, non è in Kydex, è in polimero ed è in Zittel, il famoso Zittel, che è lo stesso
dei primi F1. Però allora vedete che io ho messo dentro un pezzettino di feltro, perché per evitare che quando è dentro facesse quel rumore, mentre in questo caso nel nostro R2 Scout non c'è questo problema, perché lo fa se lo lasciamo lasco, ma se noi chiudiamo la levetta, eccolo che non fa più nessunissimo rumore. In più è una sicura che non vi scivoli fuori, perché può essere portato allo spallaccio a testa in giù in questa maniera, in maniera da essere pronto per estrarlo. Guardate come con pochi colpi ha già aperto il legno. Questo sempre grazie al fatto che il bisello è molto fine qua, quindi penetra bene, poi quando arriva a un certo punto spacca. Ecco perché vi parlavo di un bisello molto molto ben funzionale. Ora vediamo come morde anche il legno stagionato. Io ne tengo sempre dei pezzi a casa per testare proprio il morso che fa il tipo di bisello all'interno del legno. Guardate un po' come mangia il legno, veramente è una cosa straordinaria. Ne andrà un po' anche l'entusiasmo del tipo di coltello, non lo nego, ma in effetti assieme al Tanimbocca Pucco forse sono i due coltelli di quelli che posseggo ovviamente, che mordono maggiormente il legno, che lo intagliano veramente in ottimo modo. E anche questo fatto della bisellatura fatta così un po' scandy sotto e ovviamente sopra invece piana e larga, riesce a permettere sia un intaglio che uno spacco. L'ho usato una mezza giornata, ahimè causa pioggia, battoni, in piccolo battoni, in chopping e in taglio. Guardate che tiene fede alle prestazioni dichiarate sulla carta. Questo Elmax sta veramente tenendo bene il filo. È ancora a rasoio. No, dici, no, ancora a rasoio. Ancora a rasoio, guardate il buco qua nel braccio dei peli, insomma molto bene. Perché R2 Scout? Allora la Falkniven dice che è più piccolo del famoso F1, però è fatto proprio per lo scouting, per avere un coltello meno ingombrante ma altrettanto robusto, affidabile e funzionale. Difatti ne fa un vanto dicendo addirittura che il tagliente è migliore di quello dell'F1 perché può addirittura tagliare un capello in due. Dice poi che il manico è comodo, e questo lo posso confermare, che la lama in Elmax è temperata a 61-62 HRC anche grazie al suo raffreddamento a meno 190 gradi. Quindi è veramente un piccolo specialista e una voce interna della Falkniven dice che si chiama appunto R2 Scout perché nasce dall'idea degli scout dell'esercito che adottavano assieme a tutto l'esercito, a tutti e due gli eserciti finlandesi che svedesi, l'F1. Loro addirittura lo definiscono il coltello fisso più avanzato di Falkniven per l'uso all'aperto. Si tratta di un coltello della massima qualità che si può
a cui si può fare veramente affidamento per qualsiasi lavoro e in qualsiasi ambiente. Questo è quello che dice la Falkniven. Allora, ovviamente la Falkniven non può dire che è un prodotto che fa schifo perché l'ha prodotto lei, però io non posso che confermare, anche apprezzando ed essendo entusiasta per le dimensioni e per il tipo di coltello, che è quello che dice la Falkniven. Fra le altre cose, questo bordo largo, oltre a funzionare molto bene con l'acciarino perché è a 90 gradi, questo bordo un po' più largo, sta veramente comodo il pollice anche senza guanti, quindi anche per un uso avanzato, prolungato, non dà nessun problema. Io qua c'è il foro ovviamente per il laccetto, c'è il codolo esposto da usare come battente come c'era nell'F1, ve li ripropongo appaiati, vediamoli anche dalla parte della scritta, eccoli qua. E non so cosa dirvi, nel senso che io poi capisco che magari qualcuno lo comprerà e mi dà ma cos'è un coltellino giocattolo, ma ve lo faccio vedere, insomma. Adesso l'Izula 2 è tutt'altro che un coltellino giocattolo e questo è molto più grandino, diciamo che come un Rook di Tonolli, come un Scandi Tracker, ecco, ha delle dimensioni un po' contenute, ma è un coltellone a tutti gli effetti. E io sono entusiasta, lo dico 4-5 volte. Il prezzo ovviamente si fa sentire, noi sappiamo tutti che la Falkniven si fa un po' super pagare, alcuni suoi prodotti sono un po' cari, però devo dire neanche tanto, perché questo in Elmax costa 200 euro grosso modo, quindi lo trovate sulle 200 euro. Direi che altri prodotti del genere di altri marchi costano almeno 100 euro in più, per cui sono soddisfatto anche del prezzo. Questa volta la Falkniven, forse per lanciare anche questi nuovi prodotti, in Elmax sta facendo un po' di battage anche sui prezzi. Comodo, piccolo, non ingombrante, lavora tanto quanto quello grande, ovviamente ha meno superficie di lama per fare il battoning, va benissimo per i cacciatori perché ovviamente questa bisellatura, lui tutto sommato è un sabre, perché vedete che ha la bisellatura piana qua e la bisellatura qua che va a Scandi convessa in fondo, poi è una cosa che non si trova in altri coltelli al momento, e più la lama qua, vedete la punta così bisellata in questa maniera, permette un lavoro avanzato di fino, per cui se c'è da scuoiare, quindi per i cacciatori potrebbe essere l'ottimo, il manico sintetico eccetera. Adesso vedremo se è più compatto, questo è più duro. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Se voi vedete, vediamo, portate pazienza, vedo di farvi un po' di luce perché è una cosa secondo me importante. Se voi vedete vicino alla lama sembrano due strati, si vede la parte più dura e la parte di gomma esterna. Questo dovrebbe evitare quello che succedeva nell'F1, nell'S1, diciamo così, prima serie, seconda serie, che in alcuni casi, soprattutto se utilizzati in zone molto calde, tendeva un po' a scollarsi qua, in questo punto qua, proprio subito dietro al rincasso tra la gomma e il codolo. Invece qua, avendo messo una parte più dura, termopressata a livello proprio subito dopo il rincasso, non dovrebbe avere questa espansione morbida e questa quindi infiltrazione che poteva portare un po' di arrugginimento, ma soprattutto l'entrata di sabbia, di sporco, e quindi col tempo un deterioramento.
Quindi anche qua la Falkniven ha fatto questo lavoretto. Adesso bisognerà vedere nel tempo, è troppo presto per giudicare se questo tipo di intervento porterà a un risultato migliore. Devo essere sincero, i due F1 che io ho avuto più il terzo che è questo, uno su tre, uno si era leggermente fessurato proprio nei pressi del rincasso, però non mi ha mai dato problemi. Dopo, magari dopo 10-15 anni, ovvio, questo può andare a portare delle perforazioni di ruggine, non lo so, all'interno del codolo, però insomma, se si vede che inizia a far ruggine si taglia via e si rimanica e avete sempre una lama eccezionale. Bene, devo dire, brava Falkniven, sono di parte perché, ripeto, è un tipo di coltello che mi sognavo la notte, tanto da avermene fatto uno similare che vi faccio rivedere, con una lama che avevo preso a martellate, guardate qua, per spezzare, qua si dovrebbe vedere un po' anche il sammai, proprio l'ho spezzata e poi ho dovuto segare l'ultimo pezzo e con un'accetta, sono sincero. Beh, ma questo ovviamente ve la racconterò. Quindi, che posso dire? Devo dire che, anzi vi faccio vedere in rapporto ad altri coltelli. Questo ovviamente è il Pucco della Tops, il Tanimboka. Farvi vedere sempre. Vedete che addirittura al manico siamo quasi lunghi uguali, c'è 1 centimetro di differenza, e anche la lama tutto sommato non è così corta, è 1 centimetro scarso più corta del Tanimboka. E come va molto bene questo, va molto bene questo. Questo è carbonioso, questo è inox, è Elmax. Vediamo confrontato a un Rook di Simone Tonolli, e anche qua ci siamo come dimensioni. Vediamolo confrontato al Tops Scandi Tracker, e anche qua ci siamo come dimensioni. E adesso ovviamente questo è più grandino, però tanto per farsi un'idea, vediamolo confrontato all'Easy 3. Eccolo qua, vedete che poi le differenze non sono poi così enormi su questa tipologia di coltello, che è il coltello che per il mio modo di utilizzare nel campo, nel bosco e qualsiasi cosa in montagna eccetera, è il coltello da lama fissa che a me piace di più. Brava Falkniven, questa volta mi hai fatto un prodotto che mi soddisfa. Ovviamente c'è un po' di entusiasmo di parte, quindi non me ne vogliate, ma è proprio perché è un prodotto, come dicevo, che io ambivo ad avere. Pensavo già di farmelo fare da qualche artigiano e invece è arrivata prima la Falkniven. E quello che promette sulla carta, che la Falkniven dice fino adesso ha mantenuto, vediamo nel tempo se il Thermalung con questa modifica ha più possibilità di non infiltrarsi, però a me piace molto. Quindi chi ama utilizzare il coltello per fare tutti i lavoretti, anche per il cibo, va benissimo per il cibo, da sbucciare la mela, tanti mi dicono ci fai vedere, perché ormai so che io youtuber vi fanno vedere che spaccano giù le foreste, però col coltello nel bosco non è che spaccate giù le foreste, in Italia soprattutto non è poi così indicato, però oltre a fare, intagliare il legno, farvi le trappole, costruirvi la fiocina, aiutarvi a costruire il campo, che poi se avete un telo tarp, un telo tenda o un telo anche quelli per coprire la moto, con qualsiasi telo voi vi fate il vostro riparo e siete per lo più a posto. E quindi un coltello che possa sia aiutarvi a intagliare e lavorare bene il legno,
sia aiutarvi a trattare il cibo l'occasione o a eviscerare il vostro pesce che avete pescato, eccetera, io direi che questo tipo di coltello è eccezionale, promosso. Iscrivetevi al canale, forza che dobbiamo arrivare ai 10.000, grazie che abbiamo superato gli 8.000. Se vi fa piacere venite a vedere Il Pirata, il canale Il Pirata, dove vedete il babbione che quello che faccio durante la mia poco avventurosa giornata. Ovviamente nell'inverno ci saranno cose più carine, adesso sono impegnato tra il lavoro di notte e quindi dormire di giorno è il caos che c'è almeno qua sul lago di Garda, si riesce a fare un po' poco, per cui ci saranno molti più video sia su questo canale che è il canale principale, sia su quello che è il canale del vlog, molti di più dall'autunno in poi, quindi ci sarà anche un nuovo progetto, ma lo vedrete se mi seguirete. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, forza e coraggio, aiutatemi a salire nelle classifiche, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armando, ciao! Scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate, cosa pensate voi da quello che avete potuto vedere, almeno in questa recensione di questo coltello, se può piacervi un coltello del genere, se preferite i coltelloni, perché mi piace sempre con voi che mi seguite condividere piaceri, idee, ma anche gusti personali. È il bello è quello, sempre nell'educazione, sempre nel modo di confrontarsi, che si impara sempre qualcosa. Ciao a tutti!